partiamo dalla visita dell'acquario, facciamo un'oretta circa di visita di acquario, poi ci spostiamo nei locali tecnici, quindi appena ci libera il posto nell'altro gruppo entriamo noi. Nei locali tecnici, se volete, mi metto da una parte e vi ascolto, che probabilmente, è più facile. Sono altri volumi rispetto ai nostri. Sì, la cosa principale che è venuta subito fuori mentre facevo due chiacchiere è che noi usiamo acqua di mare che viene dal mare, proprio, quindi ha già tutto un altro trattamento sicuramente. Qualcuno di voi ha già fatto mai la visita dell'acquario? Qua? No, ok. L'acquario è un anello, quindi ovunque partiamo il giro è sempre lo stesso, infatti loro partiranno dalla parte centrale e poi ritorneranno nella parte centrale. Dunque noi parliamo di acqua salata, quindi l'acqua che arriva dal mare arriva da una lontananza di circolo, inizia di circolo tramite un impianto interno. Se vogliamo ci possiamo togliere subito il pensiero di dei fili verdi, della parte vegetale dell'acquario. Normalmente chiedo cosa sono questi fili verdi. Come? Posidonia, che sapete meglio di me non è un'alga, è una pianta a tutti gli effetti, ha radici, pulso, fa i fiori, fa i frutti, famosi olivette che vediamo galleggiare in mare, e è importantissima per la vita di tutti gli esseri marini, perché produce ossigeno, produce una nicchia, proprio un asilo nido per i pesci cuccioli e per i pesci di piccola taglia che rimarranno tali per sempre, quindi proprio è importantissima. Una cosa che fa ovviamente ancora importante è il fatto che tiene fermo il terreno. Quindi avete presente le palline, quelle che sembrano spugnette? Secondo me con voi posso parlare normale come gli egradropidi, quando le vediamo nella spiaggia magari ci danno noia, non sono simpatici da vedere, hanno un cattivo odore, però indicano che nella parte davanti al mare c'è una quantità buona di posidonia che indica una qualità e uno stato di salute ottimo. La posidonia da cosa è inficiata? Dalla mancanza di sole, perché è una pianta quindi ha bisogno ovviamente di sole, quindi tutto ciò che rende opaca l'acqua, quindi tutto ciò che in sospensione la danneggia, è danneggiata ovviamente anche da tutti gli inquinanti. Quindi posidonia, ok, è la cosa principale che possiamo dire. Avete visto qualcosa che vi interessa lì? Ho visto... No, stavano guardando... Ah no, questo è sì, non è vetro ovviamente, è metacrilato. Non so se anche gli acquati acqua dolce sono fatti di metacrilato. Ah, ok. Perché queste sono vasche piccole, quindi probabilmente lo spessore è un centimetrino. Quando vediamo le vasche grandi è molto spessa, sono penso anche 20 centimetri. E mi dicono che il metacrilato ha una buona riuscita per il fatto che si può stondare, per il fatto che non crea lente, quindi non ingrandisce i pesci. Poi dopo, voi siete adulti no, però quando porto i ragazzi, i bambini nella vasca delle tartarughe tutte le volte mi fanno ma non è possibile, il vetro che li fa grandi così. Ovviamente non lo è. Allora, io non so se conoscete già qualcosa di queste piccole vasche, se vi incuriosisce, questo cos'è? Qualche animale particolare, qualche altra... piccolino, un gamberetto, è un gamberetto che normalmente fa simbiosi con l'anemone di mare, come Nemo fa simbiosi con il suo anemone di mare nella fascia tropicale, che abbiamo i gamberetti, è tutta un'altra cosa. Se avete bisogno di fare domande, pronte. Okay. Qualcosa di interessante. È la verità. Ok, sono delle spugne, lo conoscerete sicuramente meglio di me, che hanno tutte le loro poteri filtranti con i quali si nutrono, e queste vasche sono un pochino in allestimento perché sono poverette. Esistono crostacei d'acqua dolce ovviamente, che sono come mangiamo di nessuno, e come sapete i crostacei cambiano
tasche, un po' alla volta, per evitare contaminazioni e che si ammalassero con l'altro. Quando è arrivato il momento di metterci la cura alla borsa, chi ce l'ha messa, ce n'ha messa una, come doveva essere, e poi sorprendendo di perdere la serie. Lasciato scritto date da mangiare alla loro, perché ho lasciato. Chi è arrivato il giorno dopo ne ha trovate due. Quindi io ce ne messe due, non ce l'ho messa una, però una notte tempo si sassi qualcosa, le mette un po' in protezione. Queste invece sono le uova, queste arancioni, di questa conchigliona qua che è il tritone. Sono uova. Sì, sì, sono uova. Ma si chiudono da voi? Si chiudono, poi che cresca, che cosa esce è un altro discorso, però qualcuno si schiude. Anche le uova di squalo, molte si schiudono, molte no, però abbiamo una buona riuscita con gli squaletti, ne nascono abbastanza. Allora, mangiano in maniera un po' strana. Ha la bocca piccola, però riesce a mangiare cose grosse, perché apre la bocchina, estroflette lo stomaco, quello che vuole mangiare, ci butta gli acidini, spappetta tutto, e quando la ritorta bottiglia, non li tira dentro la bocca, fa una maniera un po' così, un po' colorita di mangiare. Le stelle non sono ovviamente solo a 5 braccia, ma possono essere a 7, a 12, a 42, a 54 braccia, tagliano alla specie che guardiamo. Camminano? Sì, camminano, non è che vanno a fare la passeggiata normale, però diciamo che più che camminare strisciano con i pedicelli, anche se in realtà si muovono anche le braccia. Queste due animali qua conoscete? Sono delle animali bruciate, come al solito, l'uomo fa queste cose. Quei spaghettini lì dietro sono anemoni, sono praticamente delle medusine alla rovescia e ultima anche loro, quindi se magari li trovate nel mare non ci mettete il dito dentro che potrebbero un po' ustionarvi, magari non vi fanno niente, però un pochino sì. Guardate carina questa stella qua, sembra un biscottino, infatti si chiama stella biscotto, è carino. E poi se guardate bene, queste pallettine qua sono dei granchi, e grazie a un rossino rosso, che sono quell'altro, sono granchi melograno, stanno proprio così, quando si aprono si vede che hanno le chele, pallottolano bene. No, perché sono talmente strani da vedere che magari dopo ci fanno sembra un cassetto. Quando si aprono granchi si vede, stanno così ovviamente. C'è un pesce? Ci sono delle ricci matita. Sono due occhi che sono tutte delle ricci, quindi su queste sono delle ricci matita, che possiamo sicuramente vedere anche nel Mediterraneo, e sono sul resto, che diciamo un laboratorio. Perché ovviamente 2 o 3 volte a settimana facciamo il giro, infatti il veterinario fa il giro delle vacche per vedere se c'è qualche problematica e quindi i pesci che non stanno benissimo vengono allontanati e curati in altre aree e poi vediamo un po'. Ad inquinanti. Quindi se noi riusciamo a mettere gli embrioni in un'acqua che dobbiamo valutare se è inquinata o meno, riusciamo a vedere in base allo stadio di maturazione dell'embrione che arriva se l'acqua è più o meno inquinata. È una valutazione di tipo biologico, questa non è una valutazione di tipo chimico. E questi ricci qua sono dei ricci che stiamo appunto coltivando a questo scopo. Nel mezzo della vasca ci sono piedi di scorpioni, questo qua. Questi qui verdi, queste palline qui, sono le ricci che sono morti, hanno aperto le acque. Sto stare bellissimi sulla spiaggia. E questi sono dei cugini che fanno un po' di coreografia. Domande? Posso? Quello sono aiutati. Questi sono?
è proprio vitalissima, è ereditativa. E questo qui che ci guarda insistentemente è un utile. Questo è un sacco gelino. La tapa con le ritine, vedete da però quella con le ritine gialle e verde è la tapa. È un pesce erbivoro, quindi una volta catturato per mangiarlo va mangiato subito perché sennò poi inizia a avere un sapore particolare. Faccio una lista della lista che c'è. Allora, questa è la vasca tattile. Tattile si vogliono loro perché dentro ci troviamo vedete alla quale di Genova c'è la vasca tattile molto bassa e tutti possono toccare, invece qui se loro vogliono tengono tutto. Come vedete abbiamo diviso la vasca in due parti, una per la parte chiara e una per la tempura, perché il loro muco serve per strisciare sulla sabbia, quindi quelle chiare tendenzialmente dovrebbero stare sulla parte chiara e un po' insabbiate, come ha fatto lei e quelle scure dovrebbero stare insabbiate sulla parte scura. In realtà col fatto che nessuno le caccia, sta un po' dove fare, ecco. Dovrebbero esserci anche dei rombi che però non vedo, quindi non ci saranno più, immagino. No. Allora, le altre sono degli squali, sono cugini degli squali, sono squali schiacciati, no? Che nascono squali poi sono schiacciati, nascono ovviamente già schiacciati, però hanno le stesse caratteristiche. La cosa più importante delle razze degli squali è che non hanno ossa, sono fatti completamente tutti di cartilagine, come le nostre orecchie, un pochino più dura e applicante. Se per caso veniste punti dalla medusa, che poi non è non andate a fare la doccia, cioè l'acqua dolce non va bene, ci vuole roba calda o eventualmente proprio all'inizio un po' così nell'acqua di mare, che è molto meglio perché va via le celluline senza scoppiare ulteriormente, e qualcosa di caldo o le pomadine a base di ammoniaca che diciamo abbassano il livello di venenosità dell'oggetto. Dietro di noi, a parte gente che sta guardando, sì, c'è la vasca quella grande, con tutte. Sto zitta, vogliamo vedere cosa c'è. Allora, la storia delle vasche per le meduse è una storia interessante perché va all'800 e si chiama Kreiseltank ed è molto perché è un tipo di vasca che ha avuto vari perfezionamenti tecnici nell'ultimo secolo e mezzo, roba di questo genere. E è una cosa interessante per la coreofilia, perché la coreofilia è una cosa di maneggiamento delle vasche per le meduse, una storia interessante perché va all'800 e si chiama Kreiseltank ed è molto perché è un tipo di vasca che ha avuto vari perfezionamenti tecnici nell'ultimo secolo e mezzo, roba di questo genere. E è una cosa interessante per la coreofilia, perché la coreofilia è una cosa di maneggiamento tra trafficoni con queste. Ve le faccio vedere, poi vi racconto un po'. Ah, grande anche. Wow. Bello. Se volete avvicinarvi verso di me all'apertura centrale, vi racconto un po' come è popolata questa vasca. But it's wonderful. Eccola. An old one this. Yes. Quello cos'è, scusa? Allora, Un ignoto, no? La tax? vi chiedo un passo No, non di slacca, sto pensando domani. Posso deve passare, così vedete anche tutti meglio. Allora, vediamo un po' se chi passa. No, sei troppo. Riesci a farlo quando si tira al fondo. Maschera. Squalo Questo è il maschio. Come fai a dirlo? Come dico io, perché Perché Con la tu luna a sono differenza maschio. dello squalo vita bianca,
da quando nasce a quando muore non può mai fermarsi, perché non ha i muscoli sulle branchie e se si appoggia affoga praticamente. Mentre lo squalo, guardate cosa manda Saruga? Sarà a prendere aria. Attenzione, perché le tartarughe per accoppiarsi, la tartaruga femmina si porta il maschio per ore a giro e quindi è bene che il maschio sia un pochino più piccolo a prescindere dall'età, insomma. Loro mangiano chili e chili di insalata al giorno e quindi poi fanno anche chili e chili di escrementi al giorno, ovviamente, che in parte vengono mangiati dai pesci, per fortuna, e in parte ovviamente atterrano giù e quindi ogni tanto bisogna che qualcuno di noi vada giù a fare pulizia. Anche se ci sono le squali non è un problema, perché lo squalo una volta che ha pancia piena non ha problemi, non è che ci mangia, anzi, proprio non gliene frega niente. Cosa c'è? Non gliene frega niente. Tra l'altro lo squalo mangia ogni 3 giorni, anche se noi buttiamo giù i pescettini per tutti gli altri, perché mangiano tutti i giorni, no, loro non mangiano, perché hanno una digestione molto lenta, quindi mangiano 3 o 4 kg di pesce ogni 3 giorni. Pesce imperatore. Scusa, questi qua piccolini. Pesce farfalla. Ah, No, piccolini. questi due qua con questa livrea così. Questi? No, questo qua davanti. Sì, sono anche loro dei farfalla. Ah, Sono, in fase giovanile quindi questo? sono così, sì, perché no, in realtà no, sono già adulti, perché loro nascono a pallini, poi diventano a strisce quando sono adulti. È un chetodo che non conosco. Sì, è un chetodo. Invece poi c'è il pesce unicorno, ovviamente, che è un pesce chirurgo. Chi è che di voi ha mai visto Nemo? Nessuno? I pesci chirurghi sono caratterizzati dall'avere dei coltellini ai lati della coda. Sono proprio coltelli, sono chiusi negli astucci, quando hanno bisogno aprono l'astuccio e c'è il coltellino che taglia. Questo di solito va in coppia con l'altro, ma oggi è un po'. Ah, il pesce Napoleone per queste ragazze. Questo è il maschio, ha una protuberanza molto grossa e ne hanno fatti fuori tantissimi purtroppo in Mar Rosso perché avevano preso l'abitudine di farli avvicinare con le uova. Però loro non hanno proprio il fegato per mangiare uova tutti i giorni e quindi l'hanno un po' sterminati. Ah, poi per terra c'è lo squalo zebra, che nasce, allora, è a puntini, si chiama zebra perché quando nasce è a strisce bianche e nere, però poi nel crescere diventa a puntini. Noi diamo da mangiare da sopra, ricordatevi questa vasca che poi ve la faccio vedere da sopra. Noi ci metteremo sopra quella parete lì, dietro quella quinta. Sempre il maschio. E vi faccio vedere dove gli diamo da mangiare. Abbiamo una piattaforma da qua, che ora ovviamente è sollevata, da cui gli diamo da mangiare. Un po' dov'è la femmina si è appoggiata qua, se la volete vedere, il suo splendore. Non ci considera, ma sta mangiando la sabbia? Interessante. Ah! Wow! The doctor there, so he send us pictures of this fish from Pacific. In the sea. The ocean. Yeah. Lo serviamo con una strabasca tropicale. Wow! Yes, I'm very jealous. Lucky! Pesce palla, ma infatti l'hanno spostato di nuovo nell'altra parte, poi andiamo a cercare. Abbiamo pesce accetta. Questi qui che questo bianco, giallo e rosso che è un boliano. No, non c'è, andiamo sullo stesso. Allora, il corridoio che andiamo a fare ora è un corridoio di acqua mediterranea